Lezione 161. Sei mai stato all'avventura? Ehi Anna, sei mai stata all'avventura? Oh sì, ho vissuto parecchie avventure nella mia vita. Che mi dici di te? Beh, non ho mai intrapreso una vera avventura, ma ho sempre voluto farne una. Dovresti assolutamente andare all'avventura. È così divertente ed eccitante. Ma non so nemmeno da dove cominciare. Che tipo di avventura dovrei intraprendere? Che ne dite di un'avventura escursionistica? Puoi esplorare la natura e vedere alcuni panorami incredibili. Non lo so. Non sono molto bravo a fare escursioni. Beh, che ne dici di un'avventura gastronomica? Puoi provare cibi nuovi ed esotici da tutto il mondo. Ora sembra più così. Adoro provare nuovi cibi. Ottimo! O che ne dici di un'avventura in auto? Puoi esplorare diverse città e paesi e vedere cosa ognuna ha da offrire. Sembra fantastico. Ho sempre voluto fare un viaggio. Vedi, ci sono così tante avventure diverse che puoi intraprendere. Devi solo trovare quello che fa per te. Lezione 162. Hai visto l'ultima pubblicità di quel nuovo prodotto? Ehi Anna, hai visto l'ultimo spot pubblicitario di quel nuovo prodotto? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? È per questo nuovo prodotto per capelli che promette di rendere i capelli più lucenti e lisci. Oh, non ne ho davvero bisogno. I miei capelli sono già abbastanza lisci. Beh, dovresti comunque dare un'occhiata. Lo spot è esilarante. Davvero? In che modo? Lo spot mostra questa donna dai capelli crespi che cammina per strada e tutti quelli che passa si coprono gli occhi e scappano. Ah, sembra piuttosto divertente. E poi la donna prova il nuovo prodotto per capelli e all'improvviso i suoi capelli sono lisci e lucenti. E tutti quelli che passa davanti le danno il 5 e il pollice in alto. È un modo abbastanza intelligente per pubblicizzare un prodotto per capelli. Sì, ha sicuramente attirato la mia attenzione. Forse dovrò provarlo io stesso. Bene, se rende i tuoi capelli lisci e lucenti come mostra la pubblicità, allora conta anche su di me. Lezione 163. Posso chiederti qualche consiglio? Ehi Anna, posso chiederti un consiglio? Certo, su cosa hai bisogno di consigli? Beh, sto pensando di chiedere di uscire con questa ragazza che mi piace davvero, ma non sono sicuro che la pensi allo stesso modo. Può essere difficile. Hai provato a parlare con lei e a conoscerla meglio? Sì, abbiamo parlato un paio di volte e penso che abbiamo molto in comune. Bene, allora sembra che dovresti semplicemente provarci e chiederle di uscire. La cosa peggiore che può dire è no. Hai ragione, devo solo trovare il coraggio di farlo. Esattamente. E se lei dice di no, allora non è la fine del mondo. Ci sono molti altri pesci nel mare. Grazie per il consiglio, Anna. Sai sempre cosa dire. Nessun problema, John. Ecco a cosa servono gli amici.
Lezione 164. Pensi che i nostri stati d'animo possano influenzare le persone che ci circondano? Ehi Anna, pensi che il nostro umore possa influenzare le persone che ci circondano? Sicuramente. Quando qualcuno è felice e positivo, può davvero illuminare la stanza. Sì, e il rovescio della medaglia, quando qualcuno è di cattivo umore, può ridurre l'energia dell'intero gruppo. È così vero. Penso che sia importante essere consapevoli di come le nostre emozioni possono influenzare gli altri. D'accordo. E sai come si dice, le risate sono contagiose. Sì, lo è sicuramente. Ogni volta che sento qualcuno ridere, non posso fare a meno di ridere. Ah, anch'io. Penso che sia per questo che i film e le serie TV divertenti sono così popolari. Possono davvero sollevare il tuo umore e farti sentire bene. Esattamente. È incredibile quanto le nostre emozioni possano influenzare noi e chi ci circonda. Quindi assicuriamoci di diffondere positività e buone vibrazioni ovunque andiamo. Assolutamente. Diventiamo il motivo per cui qualcuno sorride oggi. XXX. Lezione 165. Hai visto il prezzo del nuovo iPhone? Ehi Anna, hai visto il prezzo del nuovo iPhone? No, non l'ho fatto. Quanto costa? Sono quasi $1000. Riesci a crederci? Wow, sono un sacco di soldi. Non credo di potermelo permettere. Sì, nemmeno io. Voglio dire, chi ha quei soldi da spendere per un telefono? Persone ricche, credo. O persone a cui non dispiace indebitarsi. Ah, sì. Non credo di essere disposto a indebitarmi solo per un nuovo telefono. Nemmeno io. Per ora mi limiterò a usare il mio vecchio telefono. Potrebbe non essere l'ultima e la migliore, ma porta a termine il suo lavoro. Questo è un buon punto. A volte dobbiamo dare la priorità a ciò che possiamo permetterci e a ciò di cui abbiamo veramente bisogno. Esattamente. E chissà, forse usciranno con una versione più economica del nuovo iPhone tra qualche mese. Sì, o forse vinceremo alla lotteria e potremo comprare tutti i telefoni costosi che vogliamo. Ah, mi piace il tuo modo di pensare, John. XXX. Lezione 166. Hai paura di qualcosa? Anna, hai paura di qualcosa? Beh, ho paura dei ragni. Mi fanno solo venire i brividi. Ragni? Questo è tutto? Ho paura delle altezze, dei pagliacci e di perdermi nei boschi. Wow, sono un sacco di paure. Come ti comporti anche nella vita di tutti i giorni? Non è facile, ma cerco solo di evitare situazioni che scatenano le mie paure. Ad esempio, non vado a fare bungee jumping o guardare film dell'orrore. Questo è intelligente. Cerco di fare lo stesso con i ragni, ma a volte si presentano all'improvviso. Sì, questa è la cosa peggiore. Una volta stavo facendo un'escursione nei boschi e un ragno mi si è arrampicato sulla gamba. Ho quasi avuto un attacco di cuore. Oh no, sembra orribile. Sarei scappata dal bosco urlando.
Ah, l'ho quasi fatto. Ma sono riuscito a mantenere la calma e a togliermi il ragno dalla gamba. Beh, sei più coraggioso di me. Se succedesse a me, non metterei mai più piede nel bosco. Non preoccuparti, Anna. Ti proteggerò da tutti i ragni del mondo. Lezione 167. Hai mai pensato di adottare un animale domestico? Ehi Anna, hai mai pensato di adottare un animale domestico? In realtà, l'ho fatto. Stavo pensando di adottare un gatto. Davvero? Non avevo idea che ti piacessero i gatti. Sì, ho sempre amato i gatti. Sono indipendenti e richiedono poca manutenzione, il che è perfetto per il mio stile di vita frenetico. Vuoi dire che vuoi solo un animale domestico che ti lasci da solo per la maggior parte del tempo? Qualcosa del genere. E tu, John? Hai mai pensato di adottare un animale domestico? Beh, ci ho pensato, ma non sono sicuro di essere pronto ad assumermi la responsabilità. Non è così difficile, John. E pensa a quanta gioia può portare un animale domestico nella tua vita. Questo è vero. Forse inizierò con un pesce rosso o qualcosa del genere. Sai che i pesci rossi richiedono molta manutenzione, vero? Oh no, in cosa mi sono immischiato? Non preoccuparti, John. Ti aiuterò a prenderti cura dei tuoi pesci rossi. Possiamo essere genitori di animali domestici insieme. Lezione 168. Hai mai la sensazione che essere un adulto sia sopravvalutato? Ehi Anna, hai mai la sensazione che essere adulta sia sopravvalutata? Tutto il tempo, John. Essere adulti significa bollette, responsabilità e non tanto tempo libero. Esattamente. Mi mancano i giorni in cui la decisione più difficile che dovevo prendere era quale cartone animato guardare il sabato mattina. So cosa intendi, ma essere adulti significa anche avere più indipendenza e controllo sulla propria vita. Sì, immagino sia vero. Ma a volte mi sembra di essere ancora solo un bambino che finge di essere un adulto. Credimi, John, stiamo tutti cercando di capirlo man mano che procediamo. Nessuno di noi sa davvero cosa stiamo facendo. È confortante sentirlo. Forse essere adulti non è poi così male. Ehi, almeno ora possiamo mangiare un gelato a colazione se vogliamo. Questo è un buon punto. Forse essere un adulto ha dei vantaggi, dopo tutto. Lezione 169. Quali sono i tuoi piani per dopo il lavoro oggi? Ehi Anna, quali sono i tuoi piani per oggi dopo il lavoro? Beh, John, stavo pensando di andare in palestra per allenarmi. Oh wow, vorrei avere quel tipo di motivazione. Avevo solo intenzione di andare a casa a guardare senza sosta alcuni programmi TV. Ah, anche questo sembra un ottimo modo per rilassarsi. Quali programmi hai intenzione di guardare? Penso che inizierò a guardare quel nuovo programma di cui tutti parlano, Squid Game. Oh sì, ne ho sentito parlare molto. Ma fai attenzione, John, potresti diventare dipendente e dimenticarti del mondo reale. Ah, cercherò di controllarmi. Forse faccio una pausa e vado a fare una passeggiata se inizia a diventare troppo intenso.
Questa è una buona idea. Basta non andare in giro come uno di quei concorrenti di Squid Game. Sì, cercherò di evitare qualsiasi sfida mortale durante la mia passeggiata serale. Lezione 170. Come va il tuo pomeriggio? Ehi Anna, come va il tuo pomeriggio? Sta andando abbastanza bene, John. Ho appena finito un grande progetto e ora mi viene un po' fame. Potrei andare a fare uno spuntino. Oh, sembra una buona idea. Di cosa sei in vena? Sto pensando a qualcosa di dolce. Forse una barretta di cioccolato o delle caramelle. Sai come si dice, un momento sulle labbra, una vita sui fianchi. Oh, per favore, John. Non ho intenzione di guadagnare 10 kg con uno spuntino. Va bene, va bene. Basta non venire da me a piangere se domani non puoi entrare nei tuoi pantaloni. Penso che correrò il rischio. Ma ehi, se finisco per ingrassare, darò la colpa a te per avermi tentato con il tuo cibo spazzatura. Giusto, Anna. Dai la colpa al ragazzo goloso. Lezione 171. Cosa hai pensato della riunione di oggi? Ehi Anna, cosa ne pensi della riunione di oggi? Onestamente, John, sono contenta che sia finita. Cominciavo a diventare un po' irrequieto verso la fine. Sì, lo stesso qui. Ma sai come si dice, tutto va bene quello che finisce bene. Immagino che sia un modo di vederlo. Cosa hai intenzione di fare ora che la riunione è finita? Beh, stavo pensando di concedermi una bella tazza di caffè. Forse anche un cappuccino. Oh, sembra un'ottima idea. Ma non dimenticare che la caffeina può renderti ancora più irrequieto. Non preoccuparti, Anna. Posso sopportare un po' di caffeina. Ma se comincio a rimbalzare contro i muri, mi assicurerò di dare la colpa a te. Ehi, non sono io a bere il caffè. Ma certo, dai la colpa all'innocente spettatore. Va bene, va bene. Mi assumerò la responsabilità del mio comportamento nervoso. Ma devi ammetterlo, una buona tazza di caffè vale il rischio. Lezione 172. Hai notato come sembriamo invecchiare ogni anno? Ehi Anna, hai notato come sembriamo invecchiare ogni anno? Oh sì, mi sembra di invecchiare alla velocità della luce. È come se fossimo bloccati in questo ciclo infinito di compleanni. E rughe. Non dimenticare le rughe. Non me lo ricordi nemmeno. Giuro di averne trovato uno nuovo stamattina. Beh, almeno non siamo soli. Tutti stanno invecchiando. Sì, ma alcune persone sembrano invecchiare più elegantemente di altre. Vero, ma penso che dovremmo accettare la nostra età e tutte le esperienze che ne derivano. È una buona attitudine da avere. Ehi, ora possiamo sempre usare la scusa l'età prima della bellezza. Ah, non ci ho mai pensato. Dovrò ricordarmi di usare quello. Lezione 173.
Sei mai stato così fortemente contrario a qualcosa? Anna, ti sei mai opposta a qualcosa di così forte da far diventare la tua missione nella vita combatterlo? Oh sì, ci sono stato. Come quella volta che ero contrario all'ananas sulla pizza. Davvero? Adoro l'ananas sulla pizza. Tu sei una di quelle persone. Scusa, John, non possiamo più essere amici. Cosa? Questo è ridicolo. Possiamo concordare di non essere d'accordo sui condimenti per la pizza. Sto scherzando, John. Ma seriamente, sarò sempre contrario all'ananas sulla pizza. Beh, sono contrario ai ragni. Mi fanno venire i brividi. Oh sì, anch'io sono decisamente contrario ai ragni. Ma cosa hai intenzione di fare? Fanno solo parte della natura. Vero, ma sarò sempre pronto con una scarpa o un caricatore arrotolato a combatterli se necessario. Ah, posso solo immaginarti mentre combatti contro un ragno con un caricatore arrotolato. Sei come un supereroe che combatte contro le forze del male. Ehi, prendo molto sul serio la mia missione antiragno. Lezione 174. Ti senti mai come se stessi invecchiando? Anna, ti senti mai come se stessi invecchiando? Certo che no, John. L'età è solo un numero. È come ti senti dentro che conta. Questo è un buon punto. Ma a volte sento che il mio corpo mi tradisce. In che modo? Beh, potevo fare festa tutta la notte e poi svegliarmi presto per andare al lavoro il giorno dopo. Ora, una serata fuori a tarda notte e sono inutile per tutta la settimana. Oh sì, so cosa intendi. Ma non preoccuparti, John. Succede anche ai migliori di noi. Grazie, Anna. È solo che a volte mi sembra di non essere più giovane come una volta. Beh, l'età è solo uno stato mentale. Puoi essere ancora giovane nel cuore, non importa quanti anni hai. Questo è vero. Ma a volte mi sembra di non avere più tempo per fare tutte le cose che voglio fare. Sciocchezze, John. Non si è mai troppo vecchi per provare qualcosa di nuovo, o inseguire i propri sogni. L'età è solo un numero, ricordi? Hai ragione, Anna. Grazie per avermi ricordato che l'età è solo uno stato mentale. Lezione 175. Hai mai pensato di avviare una tua agenzia? Ehi Anna, hai mai pensato di avviare una tua agenzia? In realtà, l'ho fatto. Stavo pensando di avviare un'agenzia di marketing digitale. Che figata! Come lo chiameresti? Non ci ho ancora pensato davvero. Forse qualcosa come Pixel Perfect Agency. Bello. Mi piace con che tipo di clienti vorresti lavorare? Bene, penso che mi concentrerei sul lavoro con piccole imprese e start-up. Sono quelli che hanno davvero bisogno di aiuto con la loro presenza online. È un'ottima idea. E potresti essere il tuo capo e lavorare da qualsiasi parte del mondo. Esattamente. Questo è il sogno.
Ehi, forse potrei essere il tuo primo cliente. Mi servirebbe aiuto con la mia presenza sui social media. Ah, certo, John. Ma prima, permettimi di avviare effettivamente l'agenzia. Giusto, giusto. Dettagli, dettagli. Ma seriamente, penso che saresti bravissimo. Grazie, John. Significa molto da parte tua. Lezione 176. Hai molto in agenda oggi? Anna, hai molto in agenda oggi? Oh sì, la mia lista di cose da fare è lunga un miglio. Non so nemmeno da dove cominciare. Conosco la sensazione. Ho così tante cose da fare oggi che non ho nemmeno il tempo di fermarmi a pensare. Ecco perché do sempre priorità alle mie attività. Mi assicuro di affrontare prima quelli più importanti. Questa è una buona strategia. Forse dovrei provarlo. Dovresti assolutamente farlo. Altrimenti, ti sentirai sopraffatto e non riuscirai a fare nulla. Sì, non voglio essere quella persona che ha sempre 1 milione di cose da fare ma non riesce mai a fare niente. Fidati di me, conosco la sensazione. Ma con un po' di organizzazione e priorità, puoi realizzare qualsiasi cosa. Grazie, Anna. Hai sempre ottimi consigli. È a questo che servono gli amici, John. Ora iniziamo con quella lista di cose da fare. Lezione 177. Ti sei mai trovato in una situazione davvero aggressiva? Anna, ti sei mai trovata in una situazione davvero aggressiva? Oh sì, una volta ho litigato con un distributore automatico. Aspetta, cosa? Come si fa a litigare con un distributore automatico? Mi ha rubato i soldi. Ho messo le monete, e ho premuto il pulsante di una barretta di cioccolato, ma non è uscita. Oh, odio quando succede. Ma come hai reagito? Ho iniziato a scuotere la macchina e poi ho provato a prenderla a calci. Ma questo ha appena fatto cadere la barretta di cioccolato e mi ha colpito in faccia. Ah. Beh, immagino che il distributore automatico abbia vinto quel round. Sì, ho imparato la lezione. Non vale la pena diventare aggressivi davanti a una barretta di cioccolato. Questo è vero. Ma a volte non possiamo farci niente. Come quando qualcuno ti interrompe nel traffico. Oh, non farmi nemmeno iniziare con i driver difettosi. È allora che emerge il mio lato aggressivo. Sì, so cosa intendi. Ma dobbiamo ricordarci di mantenere la calma e di non lasciare che le nostre emozioni prendano il sopravvento. Hai ragione, John. Dovremmo sempre cercare di essere la persona più grande, anche in situazioni aggressive. Lezione 178. Sai quanti anni ho? Ehi Anna, sai quanti anni ho? Fammi indovinare. Sembra che tu abbia poco più di 30 anni. No, indovina ancora. Oh, mi dispiace. Non sono molto bravo a indovinare l'età. Quanti anni hai allora? In realtà ho 38 anni. Wow,
sei più vecchio di quanto pensassi. Ma non preoccuparti, l'età è solo un numero. Questo è vero. Inoltre, mi sento ancora un bambino nel cuore. Sì, anche io. A volte dimentico quanti anni ho finché non vedo le mie rughe allo specchio. Oh oh, non preoccuparti per quelle rughe, Anna. Stai ancora benissimo. Grazie, John. Anche tu non sei poi così male, vecchio. Ehi, non usiamo quella parola. Che ne dici invece di dire esperto? Ok, l'ho sperimentato. Sei un gentiluomo esperto, John. E tu sei una donna esperta, Anna. Vedi, non suona così male se la metti in questo modo. D'accordo. L'età è solo un numero, dopo tutto. Lezione 179. Ti sei mai chiesto come sarà il futuro? Ehi Anna, ti sei mai chiesta come sarà il futuro? Certo, chi non l'ha fatto? Scommetto che avremo tutti macchine volanti e maggiordomi robot. Ah, sì, sarebbe molto bello. Ma ho la sensazione che il futuro sarà più incentrato sulla sostenibilità e sul rispetto dell'ambiente. Beh, non è così eccitante, ma credo sia importante. Forse avremo tutti degli overboard a energia solare al posto delle auto. Oh, mi piace l'idea. E forse avremo dei teletrasporti, così potremo viaggiare istantaneamente in qualsiasi parte del mondo. Sì, o forse vivremo tutti in città sottomarine come nel film L'Abisso. Oh, non so se vorrei vivere sott'acqua. Penso che preferirei vivere su Marte. Marte? Vuoi dire come Matt Damon in The Martian? Esattamente. Sarò il primo contadino marziano a coltivare patate nella mia cacca. Ah, che schifo! Ma non mi dispiacerebbe essere un esploratore spaziale, scoprire nuovi pianeti e incontrare forme di vita aliene. Sarebbe fantastico. Ma non dimentichiamo che dobbiamo prima prenderci cura del nostro pianeta. Sì, hai ragione. Dobbiamo lavorare insieme per assicurarci di avere un futuro brillante e sostenibile per tutti. Assolutamente. E chissà quali altre cose belle e folli ci riserva il futuro. Non ci resta che aspettare e vedere. Lezione 180. Sei stato al parco ultimamente? Ehi Anna, sei stata al parco ultimamente? No, non l'ho fatto. Perché? Hanno finalmente installato quella diapositiva gigante? Oh oh, no non ancora. Ma hanno montato un nuovo set di altalene. È così bello. Un'altalena? Questo è tutto? Cosa c'è di così bello? Beh, non è un set di altalena qualsiasi. Ha questi sedili che girano all'impazzata. Oh, capisco. Vuoi solo avere le vertigini e cadere. Ehi, è tutta una questione di brivido. Dovresti venire a provarlo con me. Non lo so, non voglio mettermi in imbarazzo cadendo. Oh, andiamo. È solo un piccolo swing.
Cosa potrebbe andare storto? Ultime parole famose. Ma ok, ci proverò. Sì. Questo è lo spirito. Tieni duro e cerca di non urlare troppo forte. Non faccio promesse. Ma se cado, faresti meglio a prendermi. Non preoccuparti, vengo subito a prenderti. E se cadiamo entrambi, almeno cadremo insieme. Ah, è vero. È sempre più divertente innamorarsi di un amico. Esattamente. Quindi andiamo a divertirci e vediamo chi riesce a girare più velocemente. Ci sei. Ma ti avverto, ho un'arma segreta, posso muovere le orecchie mentre dondolio. Grazie. Benvenuto a iscriverti al nostro canale. Inoltre, supportiamo più lingue dagli altri nostri canali.